Molto spesso la parola malgrado ha il significato della parola che forse avete già incontrato, che è nonostante. Ma quando un italiano sceglie malgrado e quando sceglie invece nonostante? E perché c'è un bradipo? Malgrado e nonostante hanno un significato simile e a volte possono essere usati entrambi nella stessa frase. In generale, nell'italiano utilizzato a livello scritto, la forma più usata è malgrado e il mio consiglio è di conoscerle tutte e due, di conoscere entrambe le parole, perché se un giorno si deciderà di leggere ad esempio un romanzo in italiano, ci troveremo certamente al suo interno la parola malgrado e così sapremo riconoscere il significato. Intanto parliamo proprio di malgrado. Per memorizzare malgrado dobbiamo proprio pensare alla formazione della parola, quindi vediamo mal e grado. Già questo mal ci fa pensare a qualcosa di male o di cattivo, diciamo di brutto, e grado riguarda invece il gradimento, quindi la volontà di fare qualcosa di solito. Usiamo questa parola, infatti, quando facciamo qualcosa contro la nostra volontà. Adesso capite perché c'è il bradipo, perché una persona non vuole fare qualcosa, ma la fa lo stesso e a me dà sempre un po' il senso di essere pigro, anche se in realtà il motivo per cui quella persona non fa quella cosa non è sempre per pigrizia, però ho notato che un italiano di solito usa questo malgrado oppure nonostante quando non ha voglia di fare qualcosa, però non è una regola assoluta, nel senso che non si usa solamente in quel caso, però mi fa pensare al bradipo e magari vi aiuta anche a ricordare la parola malgrado. Quindi vediamo lo schema, inseriamo prima nella frase un aggettivo possessivo insieme a malgrado e ad esempio in prima persona diremmo mio malgrado, quindi contro la mia volontà, tuo malgrado contro la tua volontà, suo malgrado contro la sua volontà sia maschile che femminile, nostro malgrado contro la nostra volontà, vostro malgrado contro la vostra volontà, loro malgrado contro la loro volontà, e ho sottolineato mio e suo perché sono quelle più usate che potete sentire più spesso rispetto alle altre forme. Come ho già detto, questo malgrado viene utilizzato soprattutto in contesti formali e comunque in contesti scritti. È raro sentire a voce qualcuno che dica mio malgrado, suo malgrado. Non è impossibile, però è raro. Vediamo un esempio per capire meglio proprio come utilizzarlo. Mario è andato a parlare con il capo suo malgrado. Quindi io da italiana penso, visto che appunto il canale si chiama Pensiamo in italiano, quindi pensiamo a cosa capisce un italiano sentendo questa frase. Mario è andato a parlare con il suo capo, ma lui non voleva, quindi ha fatto questa cosa contro la sua volontà. Questa frase non ci fa capire perché Mario non volesse andare a parlare con il suo capo, probabilmente gli è stato richiesto o perché doveva parlare con il capo di qualcosa di importante, ma di cui non voleva parlare, questo non lo sappiamo, però è andato suo malgrado. Oltre alla persona, quindi espressa con l'aggettivo possessivo, possiamo utilizzare malgrado anche con le cose. Quindi, ad esempio, sta piovendo, noi dobbiamo uscire. Non vogliamo uscire, però dobbiamo perché dobbiamo fare la spesa, non abbiamo più cibo. Quindi in italiano come esprimerebbe questo concetto? Direbbe malgrado la pioggia, quindi qui una cosa, la pioggia, sono uscita. Questa frase la potete trovare soprattutto appunto negli scritti perché c'è malgrado. Nonostante la pioggia sono uscita. Qui c'è nonostante, l'ho messo solo per farvi capire che il significato è lo stesso. Potete utilizzare sia malgrado che nonostante, semplicemente nonostante lo sentirete di più a livello orale, malgrado di più a livello scritto. Volendo usare l'aggettivo possessivo, come abbiamo detto prima, potremmo dire sta piovendo
suo malgrado è uscita. Oppure sta piovendo, mio malgrado sono uscita. Io non volevo, ma comunque l'ho fatto. Un'altra situazione è quella in cui stiamo parlando con qualcuno, ma non vogliamo perché magari è tardi, noi vogliamo andare via, ma rimaniamo comunque a parlare con quella persona. Sono rimasta a parlare con Lucia malgrado l'ora. Oppure sono rimasta a parlare con Lucia nonostante l'ora. Capiamo quindi che era molto tardi, ma comunque io sono rimasta a parlare con quella persona. Utilizzando l'aggettivo possessivo invece potremmo dire mio malgrado sono rimasta a parlare con Lucia. Con questa frase però noi non capiamo perché non vogliamo rimanere a parlare con Lucia. Per specificare meglio, quindi, possiamo anche dire mio malgrado sono rimasta a parlare con Lucia fino a mezzanotte. E qui un italiano capisce che sono rimasta fino a mezzanotte, però mio malgrado, quindi sono rimasta fino a quell'ora, mio malgrado, c'è qualcosa che io non voglio fare, ma se ho specificato l'ora vuol dire che probabilmente l'elemento che mi dava un po' fastidio, che mi causava quel mal, diciamo, di malgrado, è il rimanere a parlare fino a mezzanotte. Bene, grazie e spero sia tutto chiaro. Vi ricordo che in descrizione c'è un link dal quale potete scaricare una scheda con qualche precisazione in più riguardo malgrado e alcuni esercizi. Mi raccomando, cercate di utilizzare questa parola, di creare delle frasi sia nella vostra testa sia scritte. La scheda che vi ho lasciato vi aiuta anche a fare questo, però se volete potete anche lasciare un commento e scrivere magari una frase con malgrado sotto questo video, io comunque vi risponderò e vi aiuterò. Grazie.